Allora Danilo, grazie di essere venuto qui nel nostro salotto. Tu sei un, Grazie a voi. tu sei un musicista estremamente anziano, insomma, stai per Diversamente arrivare anziano. diversamente anziano, stai per arrivare ai 70 e hai suonato con i migliori musicisti Potrebbe italiani. iniziare un'intervista dandogli del vecchio. Vabbè, questo È tranquillizzante. è tranquillizzante. Buongiorno, Ma, lei, ma- vecchio. ma da lui accetto qualsiasi cosa. Vabbè, ma non è che noi siamo giovani, ecco. Quindi, Da lui può dire qualsiasi cosa. Anzi, qualsiasi potete cosa. dire qualsiasi Potete. cosa. E quindi volevamo sapere qualche aneddoto, qualcosa che ti è successo con un musicista, qualcosa di particolare. Però Vai. riferito al suono, a me è quello che mi incuriosisce. Riferito al suono, Riferito al suono. un giorno in studio da Mina indossai la cuffia di Mina. Mina non c'era, io stavo lì che gironzolavo per lo studio ed era pazzesco perché in realtà noi che siamo degli amanti delle novità, anche delle cuffie di livello altissimo, lei registrava la sua voce con una vecchia cuffia COS, non so se ve le ricordate, quelle che avevano praticamente una conchiglia, era come un uovo diviso a metà, rigida. Sì, E la cosa magnifica è che la prima cosa che notai era che tutta l'imbottitura di gobba piuma negli anni era svanita, per cui la cuffia era estremamente scomoda. Però poi pensai, ma in fondo Mina è talmente perfetta, talmente brava, è affezionata a quel tipo di ascolto e parliamo ancora di percezione, di quello che uno poi alla fine è abituato a sentire e vuole sentire da se stessa e durante una registrazione. E ho detto che poi in realtà lei quanto indossa una cuffia e che l'importante è che la cuffia sia quella di sempre, come il pianoforte su cui certo. mi piacerebbe suonare. Dopodiché se poi anche ci può essere un ascolto migliore, però in realtà lei è perfetta così, perché canta magnificamente e poi soprattutto la grandezza di Mina sta nel fatto che lei è estremamente jazz, se vogliamo usare un termine nel senso di seguire il feeling del momento. Lei canta una volta, due volte un brano, dopodiché basta. Basta. Quindi ho detto, in fondo, anche se la cuffia è scomoda ed è dura e non è più morbida come un tempo, la gomma piuma se n'è andata, in fondo lei dopo 10 minuti ha già risolto il problema. Ma questo è, voglio dire, ma questo è tipico per esempio di questi grandi cantanti, cioè loro cantano una volta solo, a due. Io ricordo che un giorno mi raccontò sempre all'RCA, tanti anni fa, prima ancora che entrassi io, Giovanni Tommaso fece un turno di registrazione per il contrabbassista, fece un turno di registrazione per un'orchestra di Sammy Davis Jr., quindi stiamo parlando appunto del clan di Frank Sinatra. Quindi pensate quanti... E Giovanni Tommaso mi raccontò questo, tenete conto che Giovanni Tommaso, oltre ad essere un grande jazzista, è quello che ha fatto il motivetto di un cuore matto, matto, Ok. quello Little si è Tony. inventato, sì, è lui. Ma dai. Little Tony, sì, lui ha inventato quel riff di basso che ha reso praticamente famoso certo. e non solo, ma ha arrangiato dischi come Cervo a Primavera di Cocciante, insomma, lui entrò in studio per fare quello che si dice un turno di registrazione e l'orchestra era l'orchestra di Sammy Davis Jr., però mancava il bassista perché il bassista era malato, adesso non so che problema ci fosse stato, quindi erano tutti americani. Lui, il direttore d'orchestra, l'arrangiatore, gli dà una parte in cui erano scritte tutte le note del basso. E normalmente un jazzista va di suo, quindi non sta lì a seguire o a dover leggere, anzi i jazzisti non sono notoriamente dei grandi lettori. Arriva Sammy Davis Jr. e lo guarda e gli dice in americano, gli dice: tu sei nuovo? Beh, guarda, te lo dico subito, io canto i pezzi una volta sola. Quindi, insomma, pensate lo stato d'animo del povero Giovanni Tommaso che in quel momento, ecco, questo riguarda la registrazione e riguarda il suono. E Giovanni Tommaso è stato anche uno di quelli che mi ha insegnato come si cerca il suono anche in sede di registrazione, perché comunque era un po' anche un fonico, adesso lo è ancora, però insomma diciamo che in quegli anni in sala di registrazione dava dei consigli preziosi. Insomma, questo è uno degli episodi. Poi, insomma, Adesso parliamo, diciamo, RCA anni 70. 70.
Sì, beh, diciamo che il disco del Perigeo credo che sia fine anni 70, perché poi nell'80 Giovanni Tommaso ricostituì il Perigeo e facemmo quel famoso tour che si chiamava, da cui venne fuori un disco che si chiamava Cook Concert con Rino Gaetano e con Riccardo Cocciante. A quei tempi Cocciante era primo in tutte le classifiche, cioè aveva fatto Per un amico in più, Rino Gaetano, persona meravigliosa, insomma fu un bel momento, ero piccolo, ero Quindi era appena uscito dal successivo conservatorio. a, come si chiama, la Valle dei Templi ed Sì, Azimut. sì, assolutamente sì, perché quello era il vecchio Perigeo, che era un super gruppo che negli anni 70, Bruno Biriaco, Claudio Fasoli, Giovanni Tommaso e Franco D'Andrea, grandissimo pianista di fama internazionale. E quindi, insomma, lui ebbe la proposta quando le case discografiche proponevano, cercavano, insomma, avevano dei direttori artistici che si sforzavano di creare cose nuove. Ci chiamò e mi disse, chiamò quelli di noi più giovani e disse: volete entrare a far parte del mio Perigeo? Avrete l'occasione in un attimo, così, uscito dal conservatorio, di suonare con Cocciante e con Rino Gaetano, quindi insomma prove, arrangiamenti fatti tutti insieme, era un bel periodo, perché poi era il periodo in cui, devo dire, a onor del vero, insomma, Cocciante e Rino Gaetano non erano le star staccate dai musicisti, ma anzi erano meravigliosamente alla pari con tutti noi, sebbene molti di noi fossero giovani, molto giovani. E invece successivamente, anni 80, i dischi suonavano diversi. Sì. C'era un suono... Beh, come tu sai, il suono ha cambiato. Sì. Io direi che fino agli anni 90 insomma, le registrazioni e i dischi sono state delle grandi registrazioni. Abbiamo avuto delle registrazioni, poi credo di poter dire che fra uso smodato dei compressori e altre cose, le registrazioni, se pensate che oggi molti dischi sono fatti, molte registrazioni sono fatte in piccoli studi con suoni campionati, con batterie finte, non c'è forse, io direi fino agli anni 90, non lo so se siete d'accordo. Direi di sì, perché comunque a livello proprio di sonorità, oggi se vai a risentire un disco di quell'epoca lì, d'epoca dorata per carità, te ne rendi conto che suonano in maniera piuttosto differente da come suonano i dischi attuali. Sì, secondo me sì. Beh, ma tenete conto che, ve lo dico da musicista, parlando proprio di suono, una registrazione, per quanto possa essere bella e fatta bene, necessita di un bel suono alla fonte, ovvero sia, se il batterista è Steve Gadd, per esempio, il suono è sicuramente bello, perché la dinamica del suono, la cura di ogni singolo tocco è fondamentale. È chiaro che se andiamo a registrare un batterista che non è all'altezza, oppure un batterista mediocre oppure decente, è ovvio che il suono ne risentirà e quindi di conseguenza tutta la registrazione. Purtroppo però poi c'è stato un problema in quegli anni, ovvero sia che tutti i dischi erano fatti da 5 batteristi al mondo, 5 pianisti, 5 bassisti, quindi forse c'è stata una standardizzazione un'omologazione del suono in relazione a questi musicisti che praticamente erano gli unici a lavorare nell'ambiente. Per cui ecco, sentivi il disco di Michael Jackson e c'era quel tasterista, e c'era Greg Feeling Gaines, per dire, oppure andavi a vedere il concerto di Eric Clapton e c'era sempre lo stesso tasterista. Questa da un certo punto di vista poteva generare un appiattimento, insomma, però c'è una bella differenza fra un batterista che ti dà un bel suono alla fonte che poi tu senti da un impianto da 100.000 euro, per dire, oppure anche da 1.000 euro, insomma, voglio dire. C'è una bella differenza fra un bel suono alla fonte e un suono di partenza brutto, puoi far poco. Studio, a livello proprio di studi, dove sei stato, quello che ti è più rimasto impresso? Ma nella mente l'esperienza più bella è stata quella nello studio di Peter Gabriel quando andai a registrare il disco Oltre di Claudio Baglioni. Sì. E quella fu la prima volta in cui Peter Gabriel aprì lo studio ad un cantante esterno,
E fu una bellissima situazione perché erano tutti musicisti inglesi, mi ricordo che in quel disco c'è Manu Katché, tra l'altro, quando c'ero io c'era il batterista dei Tears for Fears, molto simpatico, tra l'altro me lo ricordo perché era una bellissima macchina d'epoca inglese. Era tutto molto English, perfetto, perché lo studio era vicino Bristol, Bath si chiama, erano le terme usate dai romani, insomma un sito bello, e Peter Gabriel aveva adattato questo grande casale che poi si chiamava, prese il nome di Real World, Sì. la Real World, e lui era proprio agli inizi perché era l'86. E io mi ricordo che era fantastico perché lui era al piano di sopra, gli studi erano tutti cablati e comunicanti, già allora. Il pianoforte non era un grandissimo pianoforte, era uno Yamaha, però insomma, cioè, non che gli Yamaha siano brutti, però non era un pianoforte gran coda, niente di particolare, però era già tutto MIDI, quindi già in quegli anni era tutto perfetto, tu potevi attaccarlo alle tastiere, potevi comunicare, cioè, era molto avanti tutto quanto. E noi registravamo al piano di sotto e colui che ci registrava era stato produttore degli Yes, il gruppo fantastico, nonché colui che aveva registrato Imagine di John Lennon. Quindi insomma stiamo parlando di team pazzeschi, e pranzavamo e cenavamo, e siccome era un casale pranzavamo tutti insieme, compreso Peter Gabriel, che era una persona straordinaria, è una persona straordinaria che ho avuto modo di rincontrare, ed era una persona veramente incredibilmente modesto, e che cioè, tu non ti aspetteresti mai da una star internazionale come lui di poterci, che ne so, l'ho rincontrato mentre andavo in Canada, abbiamo fatto un viaggio insieme, ricordando appunto il fatto, lui mi ha ricordato che quando io andai là fu la prima, 20 anni dopo, fu la prima volta in cui lui aprì lo studio a uno straniero, ma soprattutto ad altri musicisti. Quindi insomma quella è stata una bellissima esperienza. Mi ricordo che lui stava registrando L'ultima tentazione di Cristo, il film di Martin Scorsese. Si cenava col produttore del film, e il produttore era disperato perché gli diceva: Peter, il film sta praticamente al montaggio, dacci la colonna sonora. Beh, Insomma, un perfezionista. ma lui è un quindi. perfezionista, lo sappiamo, esatto. Allora, mi ricordo molto bene, ogni tanto lo racconto, quando hai registrato con Gino Due come noi che all'Auditorium, Sì. che rimasi senza parole perché in mezz'ora al bar dell'Auditorium Sì. sceglieste insieme i brani, lui canticchiava, tu scrivevi su un foglietto di carta del bar, credo, quelle Più o che meno. erano. Ci riferiamo a Gino Paoli, A Gino Paoli, e poi siete andati a registrare, avete fatto secondo me un disco meraviglioso insieme. Sì, è un bellissimo disco, Sì, bellissimo concordo. disco. E poi adesso però abbiamo sentito Luce di Fiorella con te e Fiorella, abbiamo sentito Altro bellissimo disco. due suoni però completamente diversi, Sì, completamente. Parli del pianoforte in generale? del pianoforte soprattutto. Sì, sì, sono due pianoforti completamente diversi. Cioè ti si E riconosce. due sound engineer completamente diversi, proprio come mentalità. E questo valga da monito a, appunto, il giudizio un po' affrettato che talvolta si sente, in cui questo impianto suona molto bene sul pianoforte, ma il pianoforte stesso è Può cambiare, sì, perché è sfuggente, è difficile dare una... Sì, perché credo che il pianoforte più o meno fosse lo stesso. Credo che fossero due Steinway all'epoca delle registrazioni, però se cambia anche il gusto, la percezione di come si vuole il suono in chi registra, ovviamente cambierà anche il suono. Poi è chiaro che io mi riconosco, perché mi riconosco pur improvvisando, mi riconosco nelle scelte, nella capacità, credo che ho di essere melodico, perché spesso io evito, insomma, soprattutto quando sei in una situazione così intima, così particolare come il duo con una voce, io cerco sempre di essere come un arrangiatore che scrive per l'orchestra, per degli archi intorno alla voce, ma cerco sempre di arrivare a meta, di trovare una soluzione come se fosse un arrangiatore istantaneo. Sì, è il problema dell'istantaneità che a me mi sconvolge. No, anche perché come fai a seguire
parliamo di due artisti immensi, no? In questo caso. Completamente diversi. Completamente diversi, e tu in entrambi i casi riesci a seguirli, e quello che mi ha sempre lasciato esterrefatto è che lo fai sempre Di getto. sì. Così, seguendo, ecco, come si fa? Questo Incredibile, ti facciamo i complimenti. grazie, però è difficile rispondere, insomma. L'importante è lavorare ma questo lo diceva anche Gino Paoli, lui diceva due cose interessantissime, diceva io non so come canto, non so se sono intonato, se sono stato, però so che quando canto commuovo. Allora questa cosa qua è qualcosa che scatta, che va rivolta verso chi ascolta, ma in realtà è una cosa che si autogenera istantaneamente con chi suona insieme a te. Certo. Quindi bisogna ascoltarsi molto, bisogna cercare l'emozione, la prima cosa, che il fine comune sia l'emozione e il raccontare una storia in musica. E Gino in questo era bravissimo, perché Gino era una specie di attore, declamava, cantava, declamava, insomma dava una sonorità alla sua voce, come se fosse un attore cantante, e anche un poeta, insomma, perché poi scriveva anche i testi. Per cui, però l'ascolto secondo me è fondamentale, cioè non avere ansia quando suoni insieme a un cantante, quando lo accompagni e interagisci, perché poi Gino diceva, ma io e te interagiamo, insomma lo diceva anche Fiorella, insomma, che si giochi in team, che si giochi, insomma, che si vada nella stessa direzione. Se tu hai ovviamente un cantante che va dritto e va a tempo, come un attore che legge un copione, magari ci sono molti attori ad esempio che non amano essere accompagnati dalla musica, perché loro hanno un'idea precisa di cosa andranno a leggere, quindi loro dicono, no guarda, è meglio se non mi accompagni, perché tanto io già vado bene per conto mio, soprattutto l'ho studiato, ho letto il copione varie volte, so le pause, come vanno, ma tu gli dici, anche se tu gli dici, ma guarda che io interagisco, perché io al posto della musica metto il copione davanti a me, quindi io leggo insieme a te, e proprio leggendo insieme a te riesco ad anticipare anche i tuoi silenzi, le tue pause, che sono musica, perché... Certo. Come dicevano molti grandi musicisti, la musica è anche quel silenzio che c'è fra una nota e l'altra. Sì. E questo vale anche in stereofonia, se lo vogliamo dire tutta. Anzi, forse il silenzio è la cosa più importante. Esatto, quel silenzio là ti fa godere poi della bellezza del suono. Certo. Va bene, grazie tantissimo di quello che ci hai raccontato. www.audio2g.it o .com, ovviamente subscribe e campanella. Speriamo che i nostri follower apprezzino e abbonatevi, giusto? Abbonatevi. Oh no, perché Danilo, noi da un po' di tempo abbiamo attivato una campagna abbonamenti. Esatto, una campagna abbonamenti per il canale, veramente economicissima. Avete fatto bene. Esatto. Per essere un po' sostenuti, esatto, anche perché tu ti sei reso conto oggi di che anche cosa perché vuol sì, dire. ecco, voglio chiarire questa cosa. Io oggi sono arrivato in questo ambiente bellissimo e ho guardato le moto e ho detto che meraviglia le moto, sono entrato e ho visto delle cose anche molto pesanti, molto grosse da spostare, e poi ho detto, ma ciò che fate voi è una cosa, oltre ad essere una cosa bella, divulgativa, seria, fatta bene, fatta con gioia, con ironia, ma al tempo stesso fatta anche con grande passione, perché poi queste sono le cose che muovono il mondo, la passione e l'emozione sono sempre vicine e vanno di pari passo. Però è una fatica, quello che ho chiesto a loro, ma quanto per esempio ci mettete per fare una cosa del genere? Gli ho detto, e loro hanno detto, beh, insomma, considera la ripresa, lo scarico, insomma... Il montaggio. Sono un po' anzianotti anche loro, insomma, ecco, se la vogliamo dire tutta, insomma, non sono più giovani di me, però insomma non sono dei bambini, quindi anche spostare un amplificatore che pesa 50 kg, per esempio, richiede insomma una certa prestanza fisica e quindi insomma è un lavorone e tra l'altro non finisce qua, perché quello che abbiamo fatto oggi, poi io adesso andrò, come dicevo loro, a cena con dei miei amici che sicuramente mi imbottiranno di cibo perché temo questa cena, però insomma lo faccio anche questo con grande passione perché mi piace mangiare e mi piace stare in compagnia con amici carissimi, ma loro continueranno perché continueranno ad esplorare
l'argomento in questione e poi ci sarà il montaggio di tutto quello che abbiamo girato oggi e di quello che gireranno. Certo. Scrivere l'articolo. E quindi io concordo con loro sul fatto che sia giusto che insomma voi che siete così numerosi poi un aiutino. sì, li aiutiate. Insomma. Grazie. Ciao.